Mi senti? Sì, molto bene, Eccoci. buon pomeriggio. Ciao, Carlo. ciao Carlo. Festeggiato a dovere? Beh, insomma, festeggiato, un conto è essere allo stadio si festeggia di più, però Già. certamente contenti perché due partite con delle rimonte contro Juventus e Inter, che sono le nostre rivali storiche, e c'è sempre da festeggiare. Stamattina mi sono alzato presto, volevo andare a così salutare in maniera simbolica la squadra che rientrava e abbiamo così visto la Coppa e il 50° trofeo anche a livello simbolico importante. Carlo, ma che cosa è successo in questi 3-4 giorni, secondo te, dall'annuncio dell'arrivo di Conceição alla vittoria di una coppa? Ma io chi dice di saperlo, secondo me, mente, perché non possiamo sapere che cosa sia successo. A livello tattico, a livello di giocatori in campo, più o meno, perché mancava Leao, se no giocava al posto di Menez e quella era la squadra, visto poi le assenze di Loftus che è rientrato dopo. Quindi abbiamo visto anche qualche lacuna difensiva che avevamo già notato ai tempi di Fonseca. E proprio non so che cosa sia riuscito lui a trasmettere in 4 giorni, però la squadra mi sembrava più coinvolta, più serena, più carica, più stimolata. Io devo essere sincero, non è che io creda il fatto che allora c'è lo stimolo e batto l'Inter o batto la Juventus, è una serie di circostanze che ha fatto vivere questi 4 giorni come 4 giorni meravigliosi in una bolla. Adesso si torna alla realtà di Cagliari Como e poi Juventus, ed è lì che adesso vediamo, visto che avrà più allenamenti nelle gambe, le incominciamo a vedere le differenze anche sul campo. Carlo, se dovessi scrivere, diciamo così, due righe un pochino più in poesia più che in prosa sulla prestazione di Rafa, perché sono stati veramente 40 minuti da giocatore da vecchio Milan quasi, mi verrebbe da dire. Ma insomma, già quando è entrato l'abbiamo visto andare a inseguire dei palloni, ma sul piano della qualità ieri è stato straordinario perché ha fatto 4-5 cose. È arrivato il calcio di punizione, il passaggio a Teo, il passaggio a Pulisic, il passaggio a Reinders. Veramente questo è il Leao che noi conosciamo, abbiamo conosciuto e vorremmo sempre. Ma più che Leao, che abbiamo già visto bene nelle ultime settimane, o bene, magari non benissimo, va bene, quello che è sorprendente che ha svoltato è stato Teo Hernandez. Abbiamo visto è tornato il giocatore decisivo, è tornato il terzino più forte del mondo. Infatti, Carlo, volevo chiederti proprio di Teo, no? Perché è abbastanza emblematico anche che sia rinato proprio contro l'Inter, no? Con questa rivalità che ha da tempo con Dumfries, insomma, io l'ho visto proprio rinascere, come se si fosse tolto un peso, non so per cosa, però anche dal punto di vista proprio del volto, di come ha esultato, mi è sembrato una persona rinata. Sì, Teo, infatti sono andato proprio su Teo perché era il giocatore che rappresentava in quel momento il Milan un po' malato, il Milan un po' complessato, il Milan avvolto in questo loop di cose negative che non ci ha impedito, attenzione, calma però, per rispetto a chi ci è andato prima, che era sulla panchina prima, che non ci ha impedito di permettere a Conceição di ereditare una bella posizione in Champions League. Mi sembra che sul piano fisico la squadra ci sia, perché è venuta fuori sempre nella ripresa, quindi andiamo a vedere le eredità positive. Le cose negative le deve trasformare in positive Conceição, però qualcosa qualcosa di solido l'ha ereditato però. Carlo, ti aspetti uno o due regalini di gennaio dal mercato? Ma i ragazzi li meritano, nel senso che
adesso dovrebbe crescere ovviamente la condizione di benessere, questo è fondamentale, però lì per esempio se dovesse andare via Jovic o Okafor si potrebbe pensare anche qualcosa in attacco, quindi io qualcosa me lo aspetto, non arrivasse nessuno però, parliamoci chiaro, non sarei sorpreso. Ma nemmeno queste, diciamo così, occasioni di mercato che sono arrivate un po' all'improvviso per altre questioni. Spero in Olmo, io spero in Olmo, è il giocatore che ci serve di più, non lo so, ma aumenta Porti la a caratura casa. della squadra. Sì, aumenta la caratura della squadra, io mi aspetto magari qualcosa a centrocampo, perché Musa non è quel ruolo lì. Musa, se tu mi dici come ha giocato ieri Musa, faccio un po' fatica a dare un giudizio, perché è un giocatore abbastanza anarchico, generoso, non va, prende, e quindi servirebbe un giocatore alternativo a Fofana, un pochettino come Fofana. Musa se la gioca là sulla fascia di destra insieme a Jimenez, secondo me, quindi un giocatore simil Fofana potrebbe essere utile, però almeno per un giorno o due, le tue domande ci stanno, però per un giorno o due godiamoci questo momento e poi godiamoci la partita col Cagliari, e poi in base a questi risultati vedere la squadra sarà, io mi auguro che sia anche con Seisao, che rispetto magari all'allenatore precedente possa incidere e diciamo influenzare delle scelte. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, Carlo, è se ti sei un po' sorpreso di vedere questo Milan all'improvviso così di questo gennaio 2025 dopo averlo lasciato nel 2024 in una maniera sicuramente diversa. Cioè, ti aspettavi di vivere così da protagonista la Supercoppa? Guarda, allora, a livello di caratura di rosa, la partita delle due partite sono le partite con l'Inter e con Real Madrid, quindi non è che dico, non l'ho mai visto, no, l'abbiamo visto. Quel Milan qua è anche forse un'edizione a Madrid ancora più bella, ancora più autorevole, e sono sorpreso di averlo rivisto così presto, perché in quel momento era veramente un Milan pallido, triste, negativo, come ho già detto, quindi vederlo fra un mese una partita, fra 2 mesi un'altra partita ci poteva stare. Da così basso è partito, rivederlo così alto, in effetti sono sorpreso. Carlo, grazie ancora, ci risentiamo e insomma speriamo che Buona Supercoppa. questi 6 mesi ce li siamo messi alle spalle, ce ne aspettano altri 5 davanti da vivere per portare a casa qualcos'altro. Sì, esatto, soprattutto bisogna posizionarsi il più presto possibile, e nel giro di un mese la partita col Bologna la facciamo, di posizionarsi a 3-4 punti effettivi dal quarto posto, perché se verso febbraio abbiamo 3-4 punti non vedo come il Milan non possa arrivare, magari con l'aiuto del mercato, anche perché gli impegni sono tantissimi. Grazie Carlo, buon pomeriggio. Ciao, Ciao Carlo. Carlo. Un abbraccio, un saluto a tutti voi. Un saluto. Ciao Ciao. Carlo, grazie.